Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale Ippocamper. Oggi parliamo di un dispositivo veramente particolare. Qualcuno di voi lo avrà riconosciuto, la maggior parte sono sicuro di no, perché non è molto comune trovarlo sui nostri veicoli. L'ho trovato installato già su un mansardato del nostro amico Giorgio e la novità di questo video sarà proprio questa, che praticamente lui sarà il nostro mentore, cioè colui che ci porterà attraverso la sua esperienza alla conoscenza di questo nuovo dispositivo. Quindi questo video si dividerà in due. Prima facciamo conoscenza con Giorgio e poi andiamo a provare il dispositivo e facciamo 4 chiacchiere sul suo funzionamento. Prima di fare ciò però iscrivetevi al canale, mettete un like sui video che vi piacciono e condividete quelli che ritenete utili con i vostri amici e attivate la campanella per ricevere notifiche degli ulteriori video che caricheremo. Come vi ho detto, vi presento Giorgio. Buongiorno Giorgio, sta qui di fronte a me e ve lo presento. Lui sarà praticamente il nostro mentore, la nostra guida per spiegarci un po' di cose, ma prima facciamo un po' di conoscenza con Giorgio, perché è una persona sicuramente molto interessante e c'ha qualcosina sicuramente da dire. Allora Giorgio, io so che tu sei un viaggiatore ed è per questo che ti ho costretto a sedere su questa sedia dell'Inquisizione, diciamo, e dici un po' chi sei, cosa fai nella vita, come è nata la passione per il camper e poi parliamo pure un po' di viaggi. Vengo da una famiglia che comunque ha sempre viaggiato. I miei genitori hanno sempre avuto una roulotte con la quale abbiamo attraversato tutta l'Europa e nel 75 siamo stati in Russia anche, dunque un viaggio molto impegnativo. Io avevo 6 anni, sono nato così. E poi sono passato alla roulotte quando ero grande, ne abbiamo avute ben 3 in famiglia e poi nel 2009 abbiamo deciso di acquistare il camper e un anno dopo siamo partiti per il primo viaggio Siria-Giordania con già le mie 2 bambine abbastanza piccole. Quindi diciamo che sei proprio un viaggiatore seriale, cioè la passione per i viaggi sicuramente nasce dai tuoi trascorsi, dalle tue esperienze di giovinotto, però poi te la sei portata avanti e stai cercando di trasferirla anche alla tua famiglia, insomma. Stessa cosa mia moglie, viene da una famiglia che avevano il camper e anche loro hanno viaggiato in paesi lontani. Cosa ti porta in queste zone piuttosto distanti? Perché tu sei di Genova e quindi arrivare fino qua sicuramente non è una passeggiata, lo so, dobbiamo fare dei lavori, però qual è lo stimolo? Insomma, è vero che sei viaggiatore, però ovviamente forse avresti trovato qualcosina di un pochino più vicino, ecco, per le tue esigenze. Beh, principalmente la fiducia che mi hai ispirato. Di questo ti ringrazio, no, non ci siamo messi d'accordo. Senti, allora visto che sei un viaggiatore, parlami un po' del viaggio, diciamo, più importante di cui noi abbiamo già parlato e che hai fatto e che ti ha sicuramente lasciato delle esperienze e dei ricordi particolarmente brillanti. E come l'hai organizzato, quanto tempo ci avete messo, insomma, quanti eravate, eccetera, eccetera. Raccontiamo un qualcosina al pubblico. Sostanzialmente sono 2 i viaggi che mi hanno colpito. Prima in Iran e il secondo a Samarcanda, passando dal Kazakistan e dall'Uzbekistan. Sono viaggi abbastanza impegnativi ma fattibili. Ci vuole almeno un anno di preparazione, sia per il mezzo sia per i documenti, visti, carnet du passage. Dunque sono abbastanza impegnativi e almeno 30-35 giorni per poterli Quanti chilometri sviluppare. Si fanno? Per andare in Iran 10.000-11.000 chilometri, per andare in Uzbekistan facendo il giro che abbiamo fatto noi almeno 15.000. Poi soprattutto andare a Samarcanda devi attraversare delle strade terribili, perché d'inverno lì le strade si deteriorano tantissimo e poi i risultati li vedi in estate, con voragini, buchi, sterrati. Messo a dura prova il mezzo, perché le vibrazioni sono tantissime, la polvere, non puoi viaggiare più di 30-40 km all'ora, tratti anche di 500 km così, polizia, sono viaggi abbastanza impegnativi. Sì, diciamo che non sono viaggi per tutti, insomma, devi essere già avvezzo al viaggio, a un certo tipo di adattamento e poi devi un pochino conoscere un po' di mentalità, insomma, sapere un pochino come comportarsi in alcune situazioni, no? Ne parlavamo pure un pochino prima. E in più noi viaggiamo sempre con un'altra famiglia, dunque siamo 2 camper, siamo affiatati, riusciamo ad aiutarci nei momenti difficili, perché ci sono stati momenti difficili che li abbiamo affrontati insieme
e poi anche la famiglia deve seguirti. Mia moglie mi segue, i miei figli abbastanza. Hai figli di? Adesso sono grandini, ma quando abbiamo fatto questi viaggi erano abbastanza piccoli. Comunque adesso una ha 17 anni, una ne ha 13 e il piccolo ne ha 7. Quindi tu sei addirittura 3 figli, quindi non ti sono bastati 2, addirittura 3. Ok, va bene, ok, benissimo. Sicuramente avranno dei ricordi durante quando cresceranno sicuramente interessanti. E mi dicevi dell'Iran, che comunque è una terra veramente interessantissima, e anche la popolazione, la gente, nonostante ciò che, diciamo, il messaggio che un pochino traspare, diciamo, viene trasferito dalle nostre informazioni, giusto? Sì, non ti nego che un minimo di preoccupazione c'era anche in noi prima di partire. Avevamo raccolto informazioni, però finché non lo vivi non te ne rendi conto. Dunque, inizialmente eravamo cauti e anche un po' diffidenti quando la popolazione si avvicinava, perché pensi sempre cosa vogliono in cambio. Invece poi ti rendi conto che il popolo vuole solo sapere chi sei, da dove vieni, sapere cosa pensi di loro e aiutarti in tutti i modi, anzi in modo forse anche eccessivo in certi casi, e poi ti rendi conto che ti devi solo lasciare andare e allora poi vivi il viaggio benissimo. Questa cosa la ritrovo nelle tue parole, perché anche noi che abbiamo, forse non siamo chiaramente arrivati fino in Iran, ma abbiamo fatto il Nord Africa, abbiamo fatto la Turchia, abbiamo fatto insomma anche il Senegal addirittura, e il fatto di riuscire ad avere un bel ricordo tramite questo contatto con il popolo è veramente una cosa che ti lascia, che dà un plus al viaggio. Cioè tu ricordi le cose che vedi, l'architettura particolare, magari i profumi, gli odori, i mercati, ma ricordi anche moltissimo l'accoglienza delle persone io mi ricordo, ti racconto questo aneddoto. Noi stavamo in Turchia in un paesino sperduto e ci siamo posteggiati con il camper ormai tanto tempo fa in una piazza e non abbiamo chiesto niente a nessuno. Sono venuti da sopra a salutarci, ci hanno portato del cocomero fresco perché faceva molto caldo. Quindi queste sono cose che in realtà capitano tranquillamente in questi luoghi, e devo dire poi danno quel plus, come dicevo, al viaggio, che ti crea questo bellissimo ricordo, insomma. Le persone che hai conosciuto, le persone che ti hanno accolto, meraviglioso. Comunque è un viaggio che va, ripeto, programmato in anticipo, un anno e mezzo prima, soprattutto l'Iran. Poi anche a vedere come sono la situazione politica, perché anche quello bisogna prenderlo in considerazione. Mi dicevi, Giorgio, delle strade, e in base a questo parliamo. Adesso andiamo un pochino più nella parte, diciamo, relativamente tecnica, perché la seconda parte di questo video, come vi ho detto, vedrà Giorgio quale nostra guida verso la spiegazione, più o meno, insomma, facciamo una cosa molto semplice, chiaramente, di questo sistema che ha installato sul suo veicolo e che si chiama IntelliRide. È un dispositivo integrato della Goldsmith, l'ha installato direttamente in Goldsmith, e poi andiamo di là, facciamo la prova e vi faccio vedere un pochino il funzionamento. E chiaramente lo stimolo per l'installazione è stato proprio, diciamo, il miglioramento del comfort proprio in occasione di un viaggio così importante. Sì, anche allora, appena acquistato il camper nel 2009 mi sono reso conto che era, non dico inguidabile, ma certe volte pericoloso, perché 7,30 m di mezzo, 3,5 tonnellate, mi sono trovato più volte a dover correggere il mezzo e cercare di tenerlo, insomma, nella giusta traiettoria. Nella giusta traiettoria. Allora mi sono informato, mi avevano consigliato altre soluzioni e poi ho deciso di far montare le sospensioni pneumatiche a 4 canali. Questo ti ha consentito di migliorare il comfort di guida, soprattutto anche in condizioni diciamo di terreni abbastanza accidentati, abbastanza impegnativi, diciamo, non in autostrada, ecco, e quindi nelle strade sterrate che hai trovato? Sì, ma in tutte le situazioni, anche situazioni che posso aver trovato per venire da te, ma se no viaggi impegnativi in cui non è necessario un 4 ruote motrici, ma è necessario magari poter alzare il mezzo di più per non toccare o renderlo più confortevole. Dunque io sollevo le sospensioni, diventa meno
sicuro il mezzo perché rimane un pochino più ballerino, ma molto più confortevole. E va bene, le caratteristiche diciamo che le vediamo insieme a Giorgio, poi direttamente sul mezzo ci andiamo a fare un giro e vediamo quali sono tutti i settaggi che possono essere messi in campo per migliorare il comfort, e vediamo un pochino le caratteristiche. È chiaro, è un dispositivo che non tutti installeranno, anzi vi dico la verità, in tutta la mia esperienza io ne conoscevo l'esistenza, ma chiaramente il tuo è il primo veicolo che vedo con questo dispositivo, con questo sistema installato, e quindi logicamente è quasi un unicum dentro la nostra azienda, per questo lo portiamo sul canale. A questo punto allora andiamo di là, noi stiamo finendo ancora dei lavori, ma andiamo di là e poi con calma ci spiegherai un pochino bene quali sono le caratteristiche e ci andiamo a fare un giro, ok? Ci vediamo dopo. Molto morbido davanti, anche le gomme invernali, però sì. senti Certo, come rimbalza un po', però sì. Rimbalza, sì, come lo fanno i pullman e i camion, li vedi che fanno così. Sì. La taratura giusta fa la differenza, perché sennò diventa anche lui troppo rigido. Certo. Lo so, questo no, infatti è molto più morbido, certo, è molto. Sì, è un compromesso. Sì. È un buon compromesso, sì, è molto più rigido infatti. Allora eccoci qua cari amici, siamo con il buon Giorgio che mi ha permesso di guidare il suo mezzo, cosa quasi impossibile, vero Giorgio? Perché è gelosissimo. Sto provando questo dispositivo, allora ve lo dico adesso, ci fermiamo, poi vi faccio vedere un attimo come funziona. È l'IntelliRide, quindi stiamo parlando di 4 attuatori ad aria compressa. Il dispositivo comprende praticamente un compressore, questi 4 attuatori e un serbatoio dell'aria, più i vari sensori che ci consentono di mettere in bolla, modificare l'assetto eccetera. Qual è la grossa diversità rispetto a un assetto normale? Che noi praticamente scolleghiamo completamente le parti meccaniche del telaio del veicolo e interponiamo tra il telaio e la strada, quindi i vari assali, interponiamo l'aria, quindi degli attuatori ad aria, dei soffietti ad aria, quindi come quelli che conoscete normalmente, che vi ho portato anche sul canale diverse volte, tipo al quindi i soffietti conici stiamo parlando, ma questo succede non solo nella parte posteriore ma anche nella parte anteriore. Allora Giorgio, qual è il motivo che ti ha spinto a cercare questo sistema? Principalmente la sicurezza e poi il comfort. Non si viaggia sul velluto, ma comunque te ne stai rendendo conto, sì. Anche tu, no? Tu devi fare una manovra d'urgenza anche a 80 all'ora, essendo un mezzo così alto e lungo 7,30 m, ti rendi conto che ti segue di più. Quello che sento è che il veicolo, soprattutto nella parte anteriore, innanzitutto non dà quei colpi così intensi, così importanti che si hanno generalmente quando si prende una buca mediante le molle sostanzialmente. È molto più morbido. Di compenso ha chiaramente un'oscillazione molto morbida che sembra quella dei pullman, ok? Quindi questo è, poi chiaramente attenzione perché il settaggio di questo tipo di sospensioni, la ratura è molto importante e va fatto in maniera molto accurata, insomma mi dicevi, con più passaggi quindi... fino ad arrivare al livello ottimale per te, per l'utilizzo che fai. Ok, perfetto. Allora, innanzitutto mi dicevi, allora noi abbiamo questa tastierina che ci consente appunto il settaggio. E fammi vedere, eccolo, vedi? Sì, è molto morbido. Dunque, una è di viaggio, è quella centrale dove siamo adesso, poi possiamo portarlo a massima estensione o minima estensione.
Ok. Queste sono, diciamo, la massima estensione è comoda per quando hai degli avvallamenti o sali su un traghetto o hai Comunque a dei bassa marciapiede. velocità, ovviamente, no? Sì, sennò ok. diventa veramente inguidabile. Inguidabile, ok, perfetto. La cosa interessante è che è possibile però anche l'utilizzo in manuale. Certo, dunque Dicevi. vai su manuale Ok. e poi riesci a comandare a salire o a scendere in base a Quindi si possono movimentare a coppia, A coppia. anteriore, posteriore, lato destra o destro, sinistra, lato lato destro e lato sempre sinistro. la coppia. Sempre la coppia, certamente, sì, come fondamentalmente come i piedini, anche per evitare torsioni del telaio, logicamente. Quindi questa è la tastierina che viene utilizzata. Considerate che appena acceso il motore, in base al settaggio che noi gli abbiamo dato, lui si mette nella posizione centrale, che è questa che noi abbiamo, e quindi si stabilizza. Poi prende l'ultima posizione, Giorgio? Sì. Ok, quindi se noi eravamo rimasti con la posizione tutta su, lui ritorna in quella posizione. Ok, sì. ecco, avevo detto una sciocchezza, insomma, quindi questo è la tipologia. Ecco. Allora, devo dire che il comfort sicuramente c'è, non ci sono quei colpi molto fastidiosi che generalmente hanno i veicoli. Anche io che ho cambiato le molle e che comunque mi danno un supporto superiore rispetto, e anche gli ammortizzatori ho cambiato rispetto nella parte anteriore. Comunque sia, il mio veicolo è abbastanza rigido adesso, è abbastanza rigido, sì. E anche, infatti, ecco, lo sento adesso nelle buche che sì, è rigido, però è un rigido diverso, è più morbido rispetto a una normale molla, insomma. E hai, perdonami, meno scricchioli. E hai meno scricchioli, sì, questo sicuramente. Già ne ha sto mezzo. Sì. Certo, chiaramente quello che possiamo ottenere è anche una sorta di autolivellamento, quindi quando ci fermiamo possiamo autolivellare il veicolo. C'è il pulsante in mediante, cui tu... sì, sarebbe questo, qual è? È questo. Questo, ecco, ok. Questo. Tu lo schiacci questo quando hai trovato la posizione sì. in cui sosterai, schiacci il pulsante e lui in meno di un minuto va in bolla, mette il camper in bolla. Mette il camper in bolla, ok, cioè non è la stabilità che si otterrebbe con i piedini, ma non è questo lo scopo, perché questo è, diciamo, un compromesso tra assetto, stabilità, un piano, diciamo, è un compromesso che alla fine, Giorgio, tu ritieni soddisfacente. Ok, se dovessimo tracciare un quadro, ritieni che sia positivo? Ok, perfetto, benissimo. E adesso ce ne ritorniamo e consegniamo finalmente il veicolo al Giorgio, che se ne deve ritornare nella sua amata, non dico il nome, nella sua amata città. Okay. Dopo questa conoscenza salutiamo Giorgio, gli auguriamo appunto un buon rientro e noi, come al solito, ci vediamo alla prossima. Logicamente, se vi è piaciuto il video, mettete un like e iscrivetevi al canale e, come al solito, eccetera eccetera. Dai, ci vediamo alla prossima. Ciao Giorgio, grazie per averci fatto questa visita e ti ringraziamo molto della tua preferenza. Grazie Enrico. Ciao ragazzi.